Benvenuti alla quinta parte di Taoismo ed emozioni, che sarà anche un po' la parte conclusiva, dopodiché partirò con questo percorso nel Taoismo partendo dal Tao Te Ching, quindi sarà un pochino diverso come approccio, ma spero sempre interessante. Oggi volevo appunto parlarvi di Taoismo ed emozioni con finalmente l'arrivo del movimento legno che rappresenta la primavera, direte un po' tardi, però insomma dai, abbiamo ancora un po' di giorni. Allora, perché il movimento legno per me è entusiasmante? Perché il movimento legno rappresenta la crescita di un germoglio che buca la terra e esce, si presenta al mondo in tutta la sua bellezza, in tutta la sua armonia, e per fare questo ha bisogno di una forza dirompente, di una grande potenza, e questa potenza la possiamo tradurre nelle emozioni del coraggio e della rabbia, che sono due lati della stessa medaglia, perché se noi ci pensiamo, nel coraggio abbiamo un urlo per incoraggiarci, ma anche nella rabbia c'è l'urlo. Nel coraggio noi ci buttiamo in qualcosa, ci mettiamo tanta energia, così come succede quando c'è rabbia. Perché allora potremmo valutarle entrambe come positive? Perché quando noi abbiamo appunto un po' di rabbia verso qualche situazione, ma andiamo ad affrontarla subito, questa rabbia sarà direzionata, precisa e finita in fretta, mentre quando noi andiamo a soffocare questa rabbia si presenterà sotto forma di frustrazione o ira cieca. E cosa vuol dire? Che quando io mi arrabbio con qualcuno o con qualcosa perché mi hanno trattato male, ovviamente subito rispondo ed è finita lì. Se invece io trattengo questo sentimento, cosa accadrà? Accadrà che io me la prenderò con tutti e con tutto indistintamente, oppure con me stessa, perché continuerò a lavorare, a fermentare sulla frustrazione. Questo alla lunga mi darà anche dei problemi di salute, quindi diciamo non è il massimo. Per cui una rabbia, ma pungente, direzionata, veloce, abbiamo litigato e ci si dimentica tutto, si fa subito pace, proprio un sentimento quasi da bambini, qualcosa di spontaneo e per niente vendicativo, collerico, molto dentro fuori. I problemi, dicevamo, nascono proprio invece quando questi sentimenti diventano irrequietezza, quando montano, quando continuano per tutto il giorno, per tanti giorni, e quindi ci accompagnano praticamente per tutta la vita. A quel punto lì non è più sano né visto dal punto di vista del coraggio né dal punto di vista della rabbia. Sono entrambe emozioni che muovono, quindi quando sono in uno stato di oppressione mi sento chiusa dentro, bloccata, ovviamente ciò che mi muove può essere uno scatto di rabbia per dire basta, non ce la faccio più, o come un atto di coraggio, per cui vedete che vanno abbastanza insieme. Non se ne può abusare perché capite bene che è una esplosione di energia molto potente che richiede poi un grande sforzo da un certo punto di vista. La cosa interessante del movimento terra è che è anche responsabile, possiamo dire, della nostra creatività, della capacità di trasformare i sogni e le idee creative in qualcosa che ci possa portare sempre più vicini al raggiungimento del nostro mandato celeste. Però la nostra cara del movimento legno si trova in una posizione molto scomoda, perché sotto appena prima il movimento acqua e sopra appena dopo al movimento fuoco, quindi si trova tra due opposti non da poco. E cosa vuol dire? Che se noi a un legno diamo troppa acqua diventerà marcio, allo stesso modo se noi diamo poca acqua questo legno sarà secco. L'acqua è responsabile della nostra determinazione, della nostra volontà, per cui se un legno è ben nutrito dalla sua acqua avrà la forza di volontà necessaria per raggiungere quel sogno, quell'obiettivo creativo che si è posto. D'altra parte, se ha solo volontà, è riempito, è marcio di forza di volontà, di determinazione, ma non ha quel mandato celeste, quella spinta, quella luce che invece viene data dal fuoco, si butta, fa le cose ma per niente, perché non c'è un motivo poi per farlo. D'altra parte, buttarsi direttamente senza nessuna forza di volontà nelle cose ci brucia subito, e per questo il rapporto acqua-fuoco è molto intenso, molto interessante. In equilibrio è una persona, una situazione che ci porta a seguire le nostre passioni, ci porta a seguire le nostre idee, la nostra spinta creativa, ma in modo equilibrato, quindi con la giusta dose di pianificazione di volontà e la giusta dose di perché lo faccio, perché me lo sento nel cuore, è qualcosa che voglio da tutta la vita, senza
sento che è mio, che fa parte di me. Lì è assolutamente in equilibrio, quindi è molto interessante perché porta anche vitalità tra le persone, insomma anche una cosa bella, mentre se non riesce a realizzare questi progetti sarà frustrato o molto arrabbiato, collerico, e quindi si porterà questi sentimenti con sé e non farà neanche il bene della comunità. Per questo è così importante trovare il proprio equilibrio e anche seguire il proprio cuore nel voler affrontare le proprie passioni, perché fanno anche il bene poi della comunità. Quindi chiudo qui questa serie di Taoismo e emozioni, ma sicuramente nell'analisi del Tao Te Ching andremo di nuovo a recuperare alcuni aspetti di questa parte. E vi leggo allora come ultimo il passaggio del mio romanzo di formazione a proposito di Lisa, che tratta proprio la rabbia. Facciamo attenzione, nessun essere umano è legno, solo fuoco, solo metallo, solo acqua o solo terra. Noi abbiamo tutto lo spettro delle emozioni e dei movimenti. In certi momenti uno prevale, però non siamo mai al 100% una cosa sola, senza contare che la tristezza, ad esempio, è una forma di rabbia, che nell'entusiasmo ci può essere anche uno stato d'ansia, come abbiamo già detto, per cui non ci poniamo troppi limiti. Adesso vi leggo questo passaggio. La porta d'ingresso all'improvviso si aprì e nella penombra Lisa poté solo distinguere due figure maschili fare il loro ingresso. «Guardate un po' chi vi ho portato a casa», annunciò l'uomo più grosso appoggiando la sua mano sulla spalla di quello più magro per farlo entrare. La ragazza impiegò alcuni secondi a capire quello che stava succedendo, ma non ebbe nemmeno il tempo di mettere insieme i pezzi che dietro di lei percepì il passo pesante di Stefano scendere le scale. Si bloccò sull'ultimo gradino, a qualche decina di centimetri da lei, eppure, nonostante la lontananza, Lisa ebbe la sensazione di poterlo sentire stringere il corrimano con forza. Stefano, seppure impietrito, era in completa trasformazione. Pochi secondi, infatti, si ricoprì di macchie rosse su tutto il corpo e tirò i muscoli del suo volto a tal punto da sembrare un animale in metamorfosi. Ma quella che stava uscendo dalla crisalide non era una farfalla, bensì una belva famelica pronta ad aggredire la sua preda. Senza attendere nemmeno un istante per riflettere sul da farsi o ascoltare le figure ferme all'ingresso, il ragazzo corse fuori di casa dalla porta sul retro, ormai del tutto imbestialito. Quindi ecco un'altra cosa che poi ci porta a fare la rabbia, a non pianificare, cioè noi ci buttiamo nelle situazioni perché siamo pieni di rabbia, una rabbia incontrollata, quindi già ira, già collera, e non riusciamo ad avere un minimo di pianificazione di idee in quello che stiamo facendo. Quindi è fondamentale avere un equilibrio di tutti i nostri movimenti per poter stare bene. Allora, io vi saluto con questa serie di Taoismo ed emozioni, partirò appena possibile con tutto un percorso sul taoismo, in particolare sul Tao Te Ching, che è un libro ma molto di più, vedremo. E se avete poi domande su taoismo e emozioni in generale potete scrivermi nei commenti e io sarò felice di rispondere con un altro video, con una storia, con un commento scritto. Intanto vi ringrazio tantissimo per aver seguito questi video e spero possiate ritrovarvi in quello che ho detto. Grazie mille e buona serata a tutti. Una ragazza, la sua nuova città, tante emozioni e un unico obiettivo: crescere per ritrovarsi. Ambientato a Trento, a proposito di Lisa descrive le contraddizioni di un luogo all'apparenza perfetto, caratterizzato dalle sue montagne, sagome austere e spigolose che abbracciano le fragilità più nascoste dei suoi abitanti. Lisa, la protagonista del romanzo, è una ragazza laziale che si trasferisce in Trentino per motivi di studio e che, grazie all'incontro con la famiglia Zeni, sarà costretta a confrontarsi con un passato che credeva ormai superato e dimenticato. Se volete scoprire il percorso di crescita di Lisa e degli altri protagonisti del romanzo, potete acquistare la vostra copia su tutte le piattaforme digitali, ordinarla direttamente dall'autore o richiederla in libreria. Grazie mille e buona lettura.